Ciao a tutti, bentornati sul canale o benvenuti. Un altro book tag, questo l'ho trovato sul canale di Teresa Bibucalula, che saluto. Non mi ha taggato, comunque mi sembrava simpatico, per cui lo ripropongo anche io. E taggo un po' di canali qui so come sempre se volessero rifarlo. Dunque, le domande sono da 1 a 10 quanto incide per te sull'acquisto di un libro? Numero 1, la copertina. La copertina io consciamente penso di non guardarla più di tanto perché penso di guardare più la sostanza, però la verità è che gli occhi ce li abbiamo per guardare, per cui alla fine ci influenza anche se magari non ce ne rendiamo conto. Quindi darei un voto medio, un 5. Poi quanto incide sull'acquisto di un libro la quarta di copertina, numero 2? Qui di più perché la leggo, la sinossi, la guardo e magari mi aiuta per valutare il libro, soprattutto se è un autore che non conosco. Quindi direi 7. Quanto influisce il prezzo? Numero 3. Il prezzo per me influisce tanto perché si trovano anche in ebook, si trovano in biblioteca le offerte, i libri usati, eccetera. Quindi il libro con la copertina molto raramente lo compro, oppure lo metto nella wish list, quella che trovate anche nella descrizione del video, quella di Amazon, e poi magari qualcuno me lo regala per Natale o per il compleanno. Io di solito i libri con la copertina, con la rilegatura, eccetera, non li compro, li prendo sempre quelli in versione economica. Numero 4. Quanto incide l'autore? Tanto. Tanto perché se io ho letto un libro di un autore che mi piace, di solito vado a cercare gli altri libri dello stesso autore e me li leggo tutti, o un libro che mi hanno prestato, che mi hanno consigliato, oppure magari vedo un film e poi vado a cercare il libro da cui era stato tratto, poi se mi piace l'autore vado a cercare tutti gli altri. Per esempio per Patricia Highsmith avevo fatto così. Ho visto il talento di Mr. Ripley, ho cercato un libro e poi me ne sono andata a cercare tutti gli altri libri e infatti mi piace molto. Adesso ad esempio sto leggendo questo libro, questo, che è un libro di John Steinbeck, un autore di cui vi parlo spesso perché a me piace moltissimo. E è un libro, lui ha riproposto in chiave moderna le vicende di Re Artù e dei suoi cavalieri. L'ha riscritto lui. Tra l'altro sto preparando un video anche su questo libro, quando l'avrò finito uscirà anche quello. Comunque non è un argomento, un tema che mi appassioni particolarmente, le fiabe medievali, è un libro romanzo storico, storie d'amore, vicende belliche, eccetera. Sapete la storia di Re Arturo? Invece mi sta piacendo molto perché l'autore scrive bene, mi piace e quindi il libro mi piace tanto. Di solito faccio così, se un libro non mi è piaciuto è difficile che vado a cercare gli altri dello stesso autore. Poi, numero 5 e ultima, quanto incide la rilegatura? Qui è lo stesso discorso della copertina, poco. Questo libro, per esempio, è molto bello, guardate che bella edizione, che è una di quelle che si trovano in edicola, credo. Molto bello, quindi l'ho comprato anche per quello. E anche la rilegatura, anche se non te ne rendi conto, alla fine la guardi, però diciamo un 5, anche qui darei un voto medio. Bene, oggi il video è già finito, è stato un po' breve, ringrazio Teresa per l'idea e al prossimo video, a presto, ciao.